Ci sono piccoli esseri che entrano nella tua vita in silenzio, senza fare rumore, senza chiedere nulla. Eppure, giorno dopo giorno, riescono a diventare parte delle tue abitudini, dei tuoi momenti, dei tuoi pensieri. Alexander era uno di questi. Non era solo un beta, era presenza, era colore, era equilibrio. Ogni volta che mi fermavo davanti a questo acquario, anche solo per pochi minuti, c'era qualcosa che cambiava. Il tempo rallentava, i pensieri si facevano più leggeri. E lui era lì, con i suoi movimenti lenti, eleganti, quasi ipnotici. I suoi colori non erano mai uguali. Blu profondi, sfumature azzurre, piccoli riflessi che comparivano all'improvviso, come scintille nella luce. Sembrava quasi che portasse dentro di sé un pezzo di oceano. Ma Alexander non era solo bello da guardare. Era il centro di un piccolo mondo. Un ecosistema che cresceva giorno dopo giorno. Le piante che si espandevano. Il muschio che prendeva forma. La luce che cambiava durante la giornata. E lui sempre lì, perfettamente inserito. Come se tutto esistesse nel modo giusto proprio grazie alla sua presenza. Con lui questa passione è cambiata davvero. Non era più solo allestire un acquario. Era osservare, capire, rispettare. Era imparare che ogni dettaglio conta, che ogni equilibrio è fragile ma prezioso. Grazie ad Alexander mi sono avvicinato ancora di più a questo mondo. Al mondo dei beta, degli anabantidi, di specie affascinanti, complesse, piene di carattere. Un mondo che, senza di lui, forse non avrei vissuto così intensamente. Poi arriva quel momento che nessuno vorrebbe mai affrontare. Il momento in cui ti accorgi che qualcosa è cambiato e che non tornerà più come prima. Il silenzio diventa diverso. L'acquario è ancora lì, le piante, la luce, l'acqua. Ma manca qualcosa. E quel qualcosa era tutto. Smontare questa vasca non è stato solo un gesto tecnico. Non è stato solo potare, togliere, svuotare. È stato accettare che un ciclo si era concluso, che un piccolo capitolo si era chiuso, lasciando però qualcosa di profondo. Perché anche se piccolo, Alexander ha lasciato un segno enorme. E quello che resta oggi non è il vuoto, ma tutto quello che ha portato. I suoi colori, la sua calma, la sua presenza costante, i momenti in cui bastava fermarsi a guardarlo per stare meglio.
I dettagli che spesso sfuggono, ma che con lui diventavano tutto. Alexander non era solo un pesce. Era un frammento di natura, un piccolo equilibrio perfetto, un ricordo che resterà nel tempo. Grazie per tutto, Alexander. Davvero. Nuota libero.